Sono le 6 di mattina a Kodambakkam, un quartiere di Chennai, India. In questa baracca, di un solo minuscolo locale, vive Brenda, una donna di 32 anni con la sua famiglia, 2 figli e il marito, gravemente malato di tubercolosi e, almeno per il momento, invalido. Stanno facendo colazione prima di cominciare un'altra giornata nel girone della povertà. Nel mondo, 1,2 miliardi di persone in Asia, in Africa o in America Latina vivono in questo girone. Non vi racconteremo però una storia di miseria, di bisogno, di sofferenza. È vero, nella vita di Brenda queste sono presenze conosciute, ma nel suo piccolo mondo quella di Brenda è una storia di dignità e di successo. Vi spieghiamo perché. Spesso chi si trova al limite della sopravvivenza, come è accaduto anche a Brenda, non può uscire dalla povertà, pur avendone la capacità, perché non dispone di un capitale minimo per sfuggire ai circoli viziosi della disoccupazione o dello sfruttamento economico, dei pregiudizi sociali o dell'ignoranza. In breve, perché nessuno fa credito ai poveri, se non gli usurai che però depredano le loro vittime di qualsiasi guadagno, riducendole in molte zone del mondo in una vera e propria schiavitù. O passando alla violenza, se non riescono a recuperare il debito e gli astronomici interessi. Brenda invece è riuscita ad ottenere un prestito, pochi euro, e con questi soldi si è comprata il triciclo sul quale la vediamo pedalare verso i mercati generali. Il prestito del triciclo è già stato restituito e con altri prestiti questa giovane indiana è riuscita a far curare il marito tubercolotico e a comprare i libri e quanto occorre per mandare a scuola i figli, che così non dovranno smettere di studiare per aiutare la famiglia. Prestare ai poveri può sembrare un'idea bizzarra, arrischiata o inutile, più adatta a istituti di beneficenza o assistenza, non interessati a recuperare le somme elargite. Niente di più sbagliato. Da oltre 20 anni numerose organizzazioni prestano piccole somme di denaro a chi vive al limite della sopravvivenza con ottimi risultati economici. La via è stata aperta dalla Grameen Bank in Bangladesh, ma organizzazioni come il Working Women Forum of India, quella che abbiamo visitato nel nostro viaggio, vantano tradizioni altrettanto brillanti. Per Brenda, il triciclo comprato con il prestito ha significato la possibilità di guadagnarsi da vivere con le proprie forze, di cominciare una piccola attività commerciale. Abbiamo seguito una sua giornata e le abbiamo fatto i conti in tasca. I mercati generali. Qui Brenda compra pomodori, patate e cipolle. Spende 400 rupie, 10 euro. Anche queste 400 rupie la prima volta facevano parte di un prestito, e poi pedala verso altri quartieri della città dove comincia una vendita porta a porta. Eccola in azione. I clienti non mancano. Poi di nuovo sul triciclo con quello che resta della verdura. La ritroviamo vicino a una fermata dell'autobus dove continua a vendere fino alle 7:30. Oggi a Brenda è andata bene. Ha recuperato l'investimento iniziale e guadagnato 100 rupie, 3 euro. Con questi soldi riesce a far quadrare il suo piccolo bilancio familiare e a restituire il prestito in 10 rate mensili ed anche gli interessi, che sono al 18%. Abbiamo accompagnato Brenda in banca per la restituzione di una rata. La Working Women Forum è la più importante di queste istituzioni in India. E la cosa più straordinaria è questa. I prestiti vengono restituiti nel 98% dei casi. Nemmeno le migliori banche occidentali possono vantare un simile risultato. Avete notato che qui ci sono solo donne. E in effetti, come dice il suo nome, Working Women Forum, Associazione delle donne lavoratrici, questa organizzazione fa credito soltanto alle donne più povere. Ma anche in parti del mondo come in Bangladesh o in Sudafrica o in Perù, meno in teoria anche agli uomini, la schiacciante maggioranza di chi riceve un microprestito è sempre rappresentata dalle donne. Infatti sono le donne quelle che restituiscono quasi al 100% le piccole somme. Gli uomini hanno un'invincibile tendenza a sperperarle nel bere, nel gioco o in altre attività ricreative. Le donne, insomma, rappresentano l'anello forte su cui puntare per migliorare la condizione di tutta una famiglia che vive in povertà. Perché le donne, in ogni parte del mondo,
Riescono meglio degli uomini a dar vita a piccole attività economiche, come abbiamo visto fare a Brenda. È sera nella baraccopoli di Chennai. Un altro giorno nel girone della povertà è trascorso. Ma per Brenda il futuro non è un incubo. I suoi figli studiano, il marito viene curato, l'affitto della baracca sarà pagato. Forse, con i risparmi della sua piccola attività e altri prestiti, Brenda potrà addirittura pensare, fra qualche tempo, di trovare una nuova casa con il bagno e l'acqua corrente.